Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. Oggi, come sempre negli ultimi tempi, andiamo ad utilizzare altre cialde della mia collezione che ho inserito all'interno di questa bellissima palette della Baby Pet Beauty. Per saperne di più vi lascio qua sopra il link al video in cui vi parlo meglio insomma della palette e di tutti i colori che ho comprato. Oggi andiamo ad utilizzare vari brand. Quindi come base sto utilizzando questo colore della Gleminatrix Cosmetics, questo matte color lavanda, un lavanda molto molto freddo che si chiama Periwinkle. Questo brand viene dall'Australia, quindi l'unica pecca diciamo è che ho dovuto pagare la dogana, ma insomma ne è valsa la pena perché questi colori devo dire sono molto buoni, sono più sul lato costruibile, quindi come vedrete e come state vedendo ho avuto bisogno di stratificarli più di altri brand, ma la cosa molto buona di questo prodotto è che come vedete si è sfumato praticamente da solo, quindi la sfumatura è stata veramente facile, quindi li consiglio diciamo anche a chi magari sta iniziando adesso con il make up perché praticamente si sfumano da soli, sono molto molto facili da utilizzare e poi non è una cosa così negativa che siano costruibili perché appunto si può scegliere l'intensità del colore, è più facile andare ad aggiungere colore che a levare colore quando il colore è troppo forte già in partenza. Sempre della Gleminatrix Cosmetics ho preso questo viola scuro molto freddo che si chiama Burlesque e lo sto utilizzando per andare ad intensificare appunto la mia piega. Ho fatto l'errore di utilizzare il pennello bagnato perché l'avevo appena pulito, quindi come vedete la resa non è immediatamente perfetta, sta lasciando come delle chiazze diciamo di bagnato, ma è solamente colpa mia insomma di come ho utilizzato il pennello. Il colore è sempre stratificabile, quindi è leggermente più pigmentato ma sempre sul lato più costruibile, quindi come vedrete mano a mano lo andrò a stratificare e diventerà molto intenso, è un colore molto molto bello, sono tutti e due molto polverosi, quindi se avete visto quando appunto sbatto il pennello rilasciano parecchio colore ma stranamente non rilasciano fallout perché si attaccano molto bene alla base. Sto andando a fare la stessa cosa dall'altra parte, come vedete si sono sfumati in modo veramente perfetto, si sono sfumati uno nell'altro veramente benissimo e sono andata appunto a sfumare verso l'esterno sempre con Periwinkle, quindi col primo colore che ho utilizzato. Col mio glitter primer, quindi con la mia colla per glitter, come al solito andrò a riempire la mia palpebra mobile. Questa volta voglio creare sempre un aloe eye ma un po' più largo, quindi come vedete sto applicando la colla un po' più vicina alle estremità dell'occhio perché voglio utilizzare parecchio del colore shimmer che andremo a vedere. Utilizzerò un marchio diverso, quindi non della Gleminatrix ma in questo caso della Touch of Glam, che è un brand americano, deve essere credo un piccolo brand perché ci ha messo veramente parecchio, come già vi dicevo, proprio ad essere prodotto dopo il mio ordine insomma, quindi credo che ci lavorino poche persone. È questa cialda meravigliosa con questo cuore fatto di tantissimi colori, quindi già l'aspetto è veramente invitante, ma soprattutto come vedete è un colore particolarissimo, ha questa base specchiata con questi glitter materici sopra, quindi è un colore appunto molto materico, non rimane completamente piatto diciamo
sull'occhio, ed è questo mix di tantissimi colori con questa base argento con sopra il viola, il blu, il verde, quindi come vedete ha tantissimi riflessi, anzi la telecamera non gli rende giustizia secondo me, è veramente veramente bello. L'unica cosa che ho da dire come al solito è che questo tipo di colore non si applica bene con il pennello, ma si applica molto molto meglio con le dita. Non è un grande problema, insomma, se non vi dispiace utilizzare le dita. Come vedete io sto utilizzando entrambe le modalità di applicazione, quindi utilizzo il pennello solamente per fare i dettagli, anche se non lo sto applicando in modo molto preciso, quindi lo sto lasciando un po' che sfuma, diciamo, nella piega dell'occhio, e sto lasciando poco spazio all'esterno e all'interno dell'occhio, appunto per rimettere il colore burlesque della Gleminatrix, quindi per scurire, diciamo, i lati del mio halo eye. Vi anticipo che per quanto riguarda il rossetto, come potete notare, questi colori che sto usando richiamano perfettamente i colori del rossetto. Sono due rossetti diversi, entrambi di NYX. Il nero è un colore in stick, quindi non è un rossetto liquido, mentre quel lavanda particolare è un rossetto liquido di NYX. Vado a fare la stessa cosa sull'altro occhio, picchietto con le dita e poi passo il pennello e poi andrò a scurire di nuovo i lati dell'occhio. Vedrete che scurirò ancora in seguito con un altro brand, quindi con un altro colore, i lati, diciamo, all'esterno e all'interno, perché non sono soddisfatta, diciamo, della profondità che ha questo look ancora. Per creare ancora di più profondità sono andata a prendere questo colore sempre di Gleminatrix che si chiama Pistol, è questo metallizzato specchiato veramente bellissimo. Come vedete è molto particolare, è molto riflettente, è veramente stupendo, è molto morbido, quindi al contrario dei matte, questi metallizzati della Gleminatrix sono super cremosi e come vedete fa subito un effetto incredibile. Applicandolo al centro dell'occhio immediatamente riflette la luce e quindi dà questo effetto ancora maggiore di profondità del look. Nella parte inferiore dell'occhio sto semplicemente ripetendo quello che ho fatto nella piega, quindi sto mettendo Periwinkle, poi vado a mettere Burlesque e vedrete che poi andrò a scurire il tutto appunto con un altro colore che prenderò dalla palette di Lovelace Cosmetics. Per quanto riguarda il punto luce all'interno dell'occhio, sto usando un colore della Terra Moons Cosmetics che si chiama Meteorite e appunto è questo colore abbastanza trasparente con questi glitterini dorati ed è a base rosa, diciamo un rosa pesca, quindi un po' riscalda, diciamo, il tenore generale di questo make-up che è piuttosto sul freddo. La palette appunto si chiama Drink From Me and Live Forever ed è appunto di Lovelace Cosmetics e sto prendendo questo viola molto scuro che si chiama Lestat, ispirato appunto al personaggio del libro e del film, e lo sto andando a mettere appunto sia negli angoli esterni ed interno ma anche al di sotto appunto della mia rima ciliare inferiore.
Detto questo, all'interno dell'occhio metterò off camera una matita semplicemente viola, andrò a mettere il mio mascara e andrò ad applicare delle ciglia finte. Questo è il look finito. Come vedete non mi piace molto come ho applicato le ciglia perché sono delle ciglia magnetiche, ma essendo molto più lunghe di quelle che utilizzo di solito non riescono a curvare molto bene ed essere perfettamente aderenti all'occhio, quindi come vedete insomma le ho applicate non proprio benissimo e si distaccano un po' dal bordo dell'occhio, ma comunque a parte questo sono molto carine. Il look mi piace molto come è venuto, mi piace come mi sta questo colore, anche se è molto freddo, direi è molto gelido quasi. Se vi è piaciuto questo look lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, ogni sabato un video di make up. Spero di vedervi nel prossimo video, un bacione, ciao ciao!